Il Super 8 Ski Tour è un tracciato che si sviluppa a forma di 8 tra le più belle montagne delle Dolomiti. Non si tratta solo di fare una discesa con gli sci, ma di un'esperienza unica in un paesaggio spettacolare. Goditi queste immagini perché qui la natura è l'unica protagonista. Si tratta anche del collegamento tra Cortina e l'Alta Badia, sci a piedi, senza bisogno dell'auto, potendo così accedere a ski tour panoramici come il Sellaronda e il Giro della Grande Guerra. Da Cortina d'Ampezzo, con la cabinovia Cortina Skyline, è possibile raggiungere Rifugio By the Donis, dove la seggiovia delle Cinque Torri ci porterà nel cuore di questa esperienza. Qui verrà chiuso oggi pomeriggio il nostro ipotetico disegno 8 tra le forcelle delle Dolomiti. La seggiovia delle Cinque Torri ci conduce a Rifugio Scoiattoli, da cui probabilmente si gode di uno dei spettacoli più belli quando si parla di montagna. Ecco le Cinque Torri. Ma ora riprendiamo il nostro giro, le cui indicazioni sono molto chiare. Bisogna scendere a destra da Rifugio Scoiattoli, seguendo le indicazioni Super 8. Per l'esattezza bisogna scendere verso la seggiovia a Verao e successivamente prenderla. Volao, c'è qualcuno che sta salendo con le pelli. Vedi là? Il rifugio a Verao, situato a 2413 metri tra Verao e Nuvolao, ha radici antiche, con la prima struttura in muratura costruita nel 1903. La vista è spettacolare. Da una parte le tufane e le Cinque Torri, lato da cui proveniamo. Dalla terrazza invece si ammirano direttamente la Marmolada, il Civetta e il Perno. Ora prendiamo la pista che scende al Rifugio Fedale, facendo attenzione a non perdere il bivio della seggiovia Croda Negra. Alle nostre spalle ci lasciamo la Verao e ti confesso che mi sono girato diverse volte ad ammirarlo. Ecco il bivio, qui c'è da prendere a destra. La seggiovia Croda Negra. Nel frattempo che siamo sulla seggiovia verso la Croda Negra, che è già uno spettacolo, ti diamo qualche informazione sulle difficoltà del percorso. Si tratta di un itinerario di media difficoltà, adatto a sciatori di livello intermedio con piste blu e rosse. Sono 16 km in pista più 8 di rientro, con oltre 3000 metri di dislivello complessivo, percorribili in circa 3-4 ore, ed è richiesto un buon allenamento per godersi il paesaggio senza affaticamento. Qui vediamo bene uno dei punti più caratteristici della tappa che dobbiamo raggiungere, il Lagazzuoi. Il paesaggio che ci troviamo davanti è magnifico, ma anche quello che ci lasciamo alle nostre spalle. La bellezza di questa pista è che scende in una zona poco antropizzata. Non ci sono impianti di risalita e non servono in questo punto per il giro ad 8, la cui caratteristica, speriamo che la mantenga, e farti vivere un'esperienza più simile allo sci di un tempo, che era più un'avventura esplorativa di un luogo che uno sport moderno nel senso stretto del termine. Ammiro particolarmente questo punto per le caratteristiche del paesaggio, che trovo di solito facendo nei luoghi dove pratico il mio sport preferito, la splitboard.
Siamo quasi al termine e ci aspettano questi passaggi col Gallina, Passo Falzarico e funivia per salire a Lagazzuoi. Le indicazioni sono sempre chiare, infatti è indicato sia il Super 8 sia la funivia che dobbiamo prendere. Il Passo Falzarico è un valico alpino del Veneto situato pochi chilometri a sud del confine con il Trentino Alto Adige, che mette in comunicazione la Val Badia con Cortina d'Ampezzo. Per continuare il nostro giro basta salire con la funivia Lagazzuoi all'omonimo rifugio, il prezzo è compreso nel Dolomiti Super Ski. Il panorama che si gode da Lagazzuoi è spettacolare. Per i dettagli sulle vette che si vedono e sulla pista che scenderemo tra poco, puoi vedere il video Armentarola da Fiaba, completamente dedicato a questo itinerario. Infatti stiamo entrando dall'alto dentro un parco dolomitico stupendo e non si tratta di una semplice discesa, ma di un'esperienza che ti rimarrà impressa dentro. Tra magnifiche pareti rocciosi, alberi secolari e cascate di ghiaccio, alla fine non troverai i soliti impianti moderni, ma dei colorati cavalli che ti potranno trainare alla fine della pista. All'hotel Armentarola possiamo prendere lo ski pass per il Passo Falzarico che si chiude il giro del Super 8. Eccoci nuovamente al parcheggio del Passo Falzarico. Ci lasciamo i Lagazzuoi alle nostre spalle, ricordando l'incredibile esperienza appena vissuta. Per continuare il nostro giro è sufficiente attraversare la strada e dietro la storica struttura troviamo nuovamente le indicazioni per il Super 8. Ecco l'ultima discesa con cui chiuderemo il nostro giro a 8. Ricordiamo che possiamo iniziare il Super 8 Ski Tour in qualsiasi ingresso. Località Armentarola, Badia, Seggiovia Chedare, al Passo Giao, Seggiovia Cinque Torri, località Bai de Dones, funivia Lagazzuoi, al Passo Falzarico. Grazie Sara. Eh sì, siamo francamente affamati, qui al rifugio ci fermiamo a mangiare. E dalle Cinque Torri per oggi è tutto, un grande abbraccio e come sempre buona montagna a tutti!